Bentornati amiche e amici del canale del Darione, eccoci qua, consueto appuntamento del martedì e seconda parte dei giocatori da prendere o che comunque io vi segnalo perché secondo me possono essere decisamente molto interessanti per la K240 in Asia, i cui campionati vi ricordo, principali, quelli sostanzialmente che sono al momento ufficiali su Solare, cioè K1 e J1, che iniziano fine di febbraio, prima settimana di marzo. Ma vi ricordo che alcune squadre, così come ho detto nel primo video, che potete trovare qui sotto nei commenti, in cui facevo vedere portieri e difensori per la Cuphead in Asia, si inizia a giocare con 4 squadre la Champions asiatica, la fase di eliminazione diretta. Quindi ci sono Kawasaki, Jeonbuk, Marinos e Pohang Steelers. Quindi queste 4 squadre iniziano già a metà febbraio, per cui se avete intenzione di comprare qualcuno dovete farlo il più velocemente possibile. Prima di andare avanti vi ricordo 2 cose. La prima sono quelle tecniche solite. Se volete essere informati costantemente su tutti i video che escono qua sul canale, vi ricordo di cliccare sulla campanella. C'è anche un super Telegram in cui ci sono un sacco di ragazzi esperti di vari campi, oltre a trovare me, e quindi insomma è molto 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 interessante. I ragazzi rispondono sempre velocemente, anch'io stesso insomma sto tantissimo da sempre, tra l'altro, sul Telegram. C'è anche una sezione per i nostri amici stranieri che stanno guardando il video in inglese, quindi se volete potete entrare, non ci sarà soltanto la lingua italiana, ma appunto c'è un topic in cui potete fare le vostre domande e ovviamente vi sarà naturalmente e gentilmente risposto. Vi ricordo anche che c'è il Patreon con attivato un specifico canale in cui si paga molto 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 meno, che però è a numero chiuso, quindi sta quasi per chiudersi. Quindi se siete interessati, insomma, con 10 euro al mese e 8 se pagate l'annuale, potete avere informazioni privilegiate da parte mia e dei miei collaboratori su J1, K1, Bundesliga e Scottish Premiership. Prima però di andare avanti e farvi vedere i calciatori che secondo me possono essere interessanti, mi preme sottolineare una cosa. Asia rimane il mercato più economico di Solare, però ovviamente ha, come ripeto sempre, come ho sempre detto in live in questi anni che facevo le live, ora ho smesso, ma insomma come dico qua sul mio canale YouTube, ha ovviamente tutta una serie di problematiche che conosciamo molto bene. K1 rischia di non essere coperta nemmeno quest'anno con i voti live e la J1 fa accordi anno per anno. Questo fa sì insomma che naturalmente questi campionati sono molto buoni secondo me per la Cuphead come nessun altro, però ovviamente se volete giocare poi la regionale, la Champion Asia, questo fa sì che i premi siano un po' così, perché poi ad esempio potete giocare in Cina, però la Cina non è coperta ufficialmente, quindi non arrivano premi Cina. Al momento non è prevista da parte di Sorare la copertura della Saudi Pro League, che invece io mi sono sempre auspicato e mi auspico che arrivi. Quando voi vedete il video è passato un giorno dalla vittoria dell'Al Hilal in amichevole contro l'Inter Miami. Ricordiamo che l'Al Hilal aveva giocatori titolari via sia in Coppa d'Africa che in Coppa d'Asia, per dire quanto insomma diciamo che quel campionato sta crescendo e continuerà a fare nei prossimi anni. Quindi andiamo avanti, adesso vi faccio vedere l'elenco dei giocatori. Ricordatevi che sono giocatori che più che un elenco sono giocatori che secondo me possono essere, diciamo così, performanti nel rapporto qualità-prezzo, nel rapporto della loro titolarità, nel rapporto nella squadra in cui giocano, però poi ovviamente sta a voi fare ulteriori ricerche, andare ad approfondire questi nomi che io vi sottopongo e non rimanere mai, diciamo così, questo è il consiglio che vi do, che vi ho sempre dato, è vero, di non fermarvi a quello che l'esperto di quel momento vi suggerisce, ma prenderlo come uno spunto per poi continuare a studiare per conto vostro. Ma ho parlato anche troppo, iniziamo a vedere questa carrellata che sono 23 giocatori e insomma vediamo. Ecco qua, iniziamo da Kim Jong-woo, centrocampista degli Steelers, lo vedete, L15 48, quindi molto buono, ha un L5 molto 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 alto, però vedete insomma, se noi mettiamo l'L15, eccolo qua,
Dipenderà tutto da come inizia il campionato. L'anno scorso si è infortunato, poi è rientrato, poi nell'ultima l'hanno di nuovo fatto riposare. Queste sono le due partite che vi dicevo, vedete, di Champions League asiatica, giocano contro il Jeonbuk gli Steelers. Però insomma il prezzo è ancora secondo me decoroso. Naturalmente tutti quelli che vi sto facendo vedere sono in aumento in questo momento, come potete vedere dal grafico del bot di Seris che io vi consiglio, a cui io vi consiglio di iscrivervi. E lo vedete, ultima vendita a 35 euro, però 13 giorni fa, quindi più o meno lui si è mantenuto. Comunque sarà un titolare degli Steelers se non dovesse farsi male, anche se ovviamente col cambio di allenatore è tutto da vedere chi sarà o non sarà il titolare con continuità, ma insomma lui è un giocatore di un livello decisamente superiore alla media. Passiamo in J1, quello ovviamente era K1, passiamo in J1 con Yuto Suzuki che è passato dal Giubilo Iwata con cui è salito a Kim Jong-woo è un centrocampista centrale, mentre il nostro Suzuki gioca principalmente da esterno a centrocampo. Vedete L15-49, anche lui ha un L15 L5 altissimo che gli deriva dalla stagione di 2 anni fa in cui il Giubilo era sempre in J1. Vedete il prezzo limite da 4,48, ultima vendita 2,70, però quindi il floor raddoppiato, la gente giustamente ci prova, 35,57 in rara l'ultima vendita, 51,19 secondo me. Facendo un po' di trattative si può riuscire ad abbassare il prezzo. Questo è un centrocampista decisamente interessante, soprattutto il fatto che poi sia andato allo Shonan fa sì che probabilmente sarà titolare fisso, quasi veramente intoccabile. Passiamo poi invece a un giovane, anche se non è più tanto giovane, insomma classe 2000, quindi sarà under 23 sul solare fino a luglio di quest'anno, fino al 30 giugno. Gioca nel Reysol. I Reysol li troverete, l'ho già detto per quanto riguarda portieri e difensori, spesso in queste proposte che io vi faccio, perché l'anno scorso hanno fatto una bruttissima stagione, ma non credo che ne faranno una altrettanto brutta, e questo fatto che hanno fatto una brutta stagione fa sì che ce li possiamo, diciamo così, giocare in capped, perché hanno dei voti decisamente bassi. Lui sta un pochino più sopra rispetto a quello che vi ho fatto vedere, ha un L15 un po' più alto di 50, 55 di L15, di L5 scusate, lo vedete, eccolo qua. È arrivato al Reysol nell'agosto, insomma nel mercato estivo, ed ha fatto decisamente molto 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 bene. Prezzo lo vedete, andiamola a vedere in limited, ultima vendita sta a 1,06 euro, 1,71 euro, quindi il limited siamo lì, è decisamente interessante, mentre il rara ultima vendita a 12,53 euro e il floor sta a quasi il triplo, perché la gente naturalmente ci prova, ma questo secondo me al solito, se fate un po' di trattative dovreste riuscire a strappare un prezzo minore. Andiamo poi a invece un trequartista, quindi qualcuno che può portarvi un decisive. Ecco qua Yuya Asano, centrocampista tutta fantasia e fosforo del Sapporo, del Consadole Sapporo. Lo vedete, il suo prezzo in limited è 1,67 euro, 1,71, quindi siamo assolutamente in linea con la limited. Vedete 25 euro l'ultima vendita in rara di un paio di giorni fa, salito a 35 il floor, ma anche qui secondo me si può fare un ragionamento. L15,50, L5,55, andiamoci a vedere appunto le ultime partite, le vedete, può regalare abbastanza decisive. Nell'ultimo anno ha fatto comunque 12 gol e 4 assist nel suo campionato di G1, quindi è cioè, per il prezzo che ha, anche se uno lo dovesse pagare 30 euro e non le 22 di media, è comunque, ragazzi, un centrocampista che può regalarvi un sacco di decisive. Questo ritorna al fatto di quello che dicevo prima rispetto ai campionati asiatici, cioè rispetto al resto dei campionati presenti sul solare. Andiamo di nuovo in Corea, invece ci trasferiamo al Daejeon, qui lo vedete, alla maglia ancora del Gwangju, Lee Sun-min, centrocampista centrale titolarissimo del Gwangju. Lo vedete, 49 di L15, L5 insomma un po' alto a 53, ma insomma vediamo. Lo vedete, lui è il classico giocatore che non fa tanti decisive, ma che fa sempre il suo. Ovviamente lui non può essere il vostro centrocampista principale, così come non lo può essere Suzuki. Asano insomma potrebbe anche esserlo, Kim Jong-woo potrebbe ovviamente esserlo, Yamada no. Prendete ovviamente tutte queste proposte che io faccio non
come tutti quelli che potrebbero essere i vostri probabili titolari, ma anche come tappabuchi nella rosa, perché magari hanno alcune partite in cui sono particolarmente interessanti da schierare. Comunque lui va a fare il titolare nel Daejeon. Credo che insomma farà anche lì molto bene. Andiamo a vedere i prezzi, ecco qua. 0,84 sta a 1,07, quindi siamo lì, va benissimo. Ultimo acquisto in raro a 21 euro, un po' più alto, ma insomma per ora i prezzi, vedete, a parte un paio che abbiamo visto che hanno esageratamente, diciamo, triplato l'ultima vendita, anche questo è ottimo. C'è solo un dubbio: il Daejeon fa un sacco di cambi di formazione, proprio di schema, quindi tenetelo lì su Min, però ecco, questo è un altro secondo me decisamente interessante. Al suo posto, questo è secondo me una chicca, una perla, dovrebbe giocare Lee Kang-yoon come titolare accanto a Eun Jong-ho nel centrocampo del Gwangju. Però questo ovviamente magari lo scopriremo meglio nelle prime amichevoli guardando le partite, ma io sono abbastanza convinto di questo. È un centrocampista che non è male ed è soprattutto molto buono perché ha un prezzo decisamente interessante. Lo vedete, ultima vendita a 0,44, in limited a 0,64, quindi costa come la metà di un caffè. Io l'ho preso in rara a 5,52 euro da Basilbot, addirittura ultima vendita a 4,79. Sta a 9 euro, insomma anche qui se fate una trattativa lo tirate giù. Questo secondo me può essere decisamente molto interessante, ovviamente come sesto, settimo centrocampista, però se poi dopo dovesse acquisire la titolarità, insomma vedi mai che uno riesce a fare un colpo interessante. Andiamo poi in Giappone di nuovo per il capitano dei Marinos, Takuya Kida. Takuya Kida è il centrocampista perfetto per, diciamo così, andare a tappare i buchi quando avete bisogno. Non può essere il vostro perno, non fa tanti decisive, questa è la questione. Vedete però quanto è salito, 2,31 euro. Qualcuno ha deciso di spendere un sacco di soldi, però qualcun altro ha capito che quel prezzo era eccessivo e sta di nuovo a 0,85 il limited. Stiamo parlando ovviamente la rara a 16,56, l'ultima 25,35, anche qui un po' più alto dell'ultima vendita, ma insomma con una trattativa potete tirarlo giù. Vediamo l'ultimo L15, eccolo qua. Ovviamente l'anno scorso con Muscat c'era un minimo di rotazione, quest'anno con Kewell va visto, ma non penso. La cosa interessante è che i Marinos hanno un turno di Champions contro il Bangkok, quindi potrebbero veramente fare molto molto bene e sbancare il gioco, dal mio punto di vista. Passiamo di nuovo invece in Corea, facciamo un po' di tam 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 e qui vi propongo uno dei miei giocatori preferiti coreani. È un buon sangue, qui vedete che l'ho preso alto, ma perché sono andato a fare quello che si può comprare direttamente, senza fare asta, perché voglio completare la mia collezione Ulsan prima che finisca. Però vedete in asta qui è stato preso a 0,83, instant buy ho fatto a 0,83, quindi buonissimo. 0,83 limited, sta a 0,85, quindi ancora buono, mentre sta a 40 euro l'ultima vendita, 48,99. Insomma siamo lì, siamo lì. Qui vedete le sue prestazioni, andiamoci a vedere l'L15. Anche l'Ulsan ha una partita leggermente più complicata perché Ventforet, insomma, l'anno scorso ha fatto molto bene, però ci sono stati un po' di cambi in rosa, va un po' visto se si conferma o meno, ma l'Ulsan potrebbe fare molto bene, lo vedete. Ultimi voti pessimi, non proprio ottimi per Eom, quindi vedete ha un L15 infatti a 40, con un L5 a 47, ovviamente in risalita perché Eom è comunque fortissimo. Ed è proprio per questo che ve lo suggerisco. L'anno scorso ha avuto tanti problemi alla caviglia, poi a settembre è andata a fare la Coppa d'Asia, l'ha vinta e quindi si è guadagnato il diritto a non fare il militare. Questo, ragazzi, fa di questo calciatore una perla preziosissima, oltretutto in una delle squadre più forti di Corea. Vi ricordo, insomma, giusto per farvi vedere che può fare questi voti, quindi non dimentichiamo mai di chi stiamo parlando. Andiamo poi sempre in Corea, ci spostiamo a Daegu, dove vi suggerisco Bobsin Pereira. Gioca esterno davanti nel 4-2-3-1 di Hong Myung-bo, mentre Bobsin Pereira Victor gioca proprio centrale, diciamo,
nei due di centrocampo del 3-4-3 o 3-4-2-1 del Daegu, 39 di L15, 43 di L5. Quest'anno dovrebbe fare il titolare senza tanti problemi. L'anno scorso ha avuto un po' di problemi di ambientamento all'inizio, però lo vedete ha finito in grande crescendo ed è molto considerato dall'allenatore. Andiamo a vedere i prezzi. Prezzo ultima vendita 1 euro, sta a 1,28 euro, quindi va molto bene. Vabbè, tralascio di dire che cosa penso di chi l'ho ammesso a 111 in floor. Comunque 20 euro ultima vendita. Qui se provate a fare qualche scambio, insomma 20 euro, per niente male. Questi 111 veramente mi fanno ridere a volte sui manager di Sorare. Torniamo in Giappone, perché i Kozumi, il baffo più incredibile di Giappone, come lo definiamo nella mia community. 46 di L15, 43 di L5, molto buono. L'anno scorso è stato costretto a giocare anche da terzino nel Tokyo, ma quest'anno dovrebbe essere riportato nel suo ruolo. Giocatore che in realtà quando gioca nel suo ruolo e lo fa con continuità può regalare anche dei decisive, quindi è un centrocampista diciamo molto molto interessante da questo punto di vista. È ancora relativamente giovane, quindi ha tanto futuro davanti a sé. 0,63 e 0,64 siamo lì in limited come prezzo. La rara all'ultima vendita è andata a 16 euro, siamo a 17, siamo lì. Questo se volete garantirvi un titolare che fa sempre costante, un po' come Kida. Koizumi è la pick che fa per voi. La prossima invece è un centrocampista su cui non c'è la certezza assoluta che faccia da titolare, almeno diciamo non in questo momento, però grande centrocampista, è stato acquistato quest'estate dal Jeonbuk, Boateng, Ghanese, vedete L15 a 47, L5 a 41, lo andiamo a vedere, questo L15, ecco qua. Però vedete, fatto un po' si è un po' alternato. Nell'ultima amichevole ha giocato. Andiamo a vedere invece i prezzi, quindi ha giocato. Però insomma secondo me capire un attimo chi giocherà lì non sarà proprio istantaneo, anche perché appunto Pek Sugo è andato via, è arrivato Lee Yong-jae, è arrivato, insomma c'è da capire Park Jin-sop che cosa fa, se verrà spostato dietro o se giocherà di nuovo a centrocampo, insomma. Però 13 euro l'ultima asta, 31,74 ovviamente esagerano, anche questo da prendere e mettere lì. Comunque del Jeonbuk, se uno lo prende appunto intorno a 13 euro, questo si può aspettare secondo me che inizi il campionato per vedere che cosa succederà, e a quel punto poi decidere come procedere. Questo è un suggerimento che vi do. Boateng, dateci un'occhiata. Poi abbiamo Kei Ashiashi, torniamo a un ex Kashiwa in questo caso perché è andata al Nagoya. Non è detto che giochi titolare, questa è un'altra proposta stile Boateng, lo vedete, 0,50 in limited, mentre in rara sta a 6,64, vedete la limited è in linea, la rara un leggermente di più ma non ci interessa. Un po' superfluo andare a vedere i voti che ha fatto col Nagoya, ma lo andiamo a vedere bassi perché ovviamente il Nagoya ha fatto schifo. Anche questo è uno da prendere e mettere lì se poi conquista spazio nel centrocampo del Nagoya. Torniamo al Daejeon, dove abbiamo già fatto vedere i Sunmin. Abbiamo Yu Se-young, capitano l'anno scorso, quest'anno ha rinunciato alla fascia perché ha dichiarato che gli pesava un po' e che non riusciva a gestirsela bene. Lo vedete il prezzo, il limited 0,63 l'ultima vendita, siamo lì in linea a 0,85, mentre la rara è andata a 12,35 euro, un po' più in alto, ma anche qui si può fare una trattativa. Gli scorsi sono questi, andiamo a vedere l'L15. L15 abbiamo visto 48, L5 38, un po' peggio l'L5, ma perché il Daejeon all'ultimo ha mollato un po' la presa. Però questo è un centrocampista, lo vedete, questa è la stagione. Centrocampista che fa sempre il suo e a volte anche qualcosina di più, quindi questo ottimo come seconda, terza scelta, secondo me quarta, ma insomma giù di lì. Andiamo avanti con, ecco qua, un altro Reysol, Tomoki Takamine, L15 45, lo andiamo a vedere subito, eccolo qua. 45, L5 38, quindi questo garantisce più o meno di rimanere lì per un buon numero di partite. Price graph lo andiamo a vedere, ultima asta 1 euro, ma insomma l'hanno messa a 0,43, calato. Un po' strano ovviamente il prezzo in rara, 9 euro l'ultima vendita, qualcuno qui prova a fare il furbo, l'ha messa a 82, ma
lasciamo perdere, quindi anche questo, se uno prova a fare delle trattative con qualcuno che è un po' più sereno, sicuramente lo prende a molto meno. Andiamo invece a un top, anche se non per i voti, ma per la squadra in cui gioca, per il ruolo che ha in questa squadra, perché è il capitano del Vissel. Sto parlando di Totaro Yamaguchi, che secondo me è una delle pick migliori per la K del 240, appunto per la squadra in cui gioca e per il ruolo che ha, quindi vuol dire titolarità quasi massima, almeno appunto che non ci abbia un leggero infortunio, non sia squalificato. Lo vedete infatti dall'L15, eccolo qua, 48 e 37, perché poi il Vissel, lui si era leggermente infortunato e poi il Vissel ha dato spazio a gente nuova quando è arrivata la certezza matematica del titolo. Questo lo vedete, è il suo rendimento dell'anno scorso. Può essere secondo me molto interessante per essere messo in alcune partite in cui il Vissel quasi certamente ha la meglio. Eccolo qua, prima, seconda, terza scelta, quello vedete voi. Vediamo il prezzo, leggermente più alto di quelli che abbiamo visti finora, anche se 0,84 alla limited, 1,28 in floor, mentre ultima vendita, andiamocela a vedere, qui c'è un sacco di gente, 39,50, 44,52, siamo lì. Andiamo di nuovo in G1 con Takeshi Kanamori, uno dei centrocampisti centrali, per ora anche Yamaguchi lo era, Takamine, Yusei Young, per ora sono molti centrocampisti centrali. Kanamori, Avispa, Fukuoka, lo vedete, non proprio la primissima scelta Kanamori, 43 di L15, L5 36, insomma non proprio fenomenale. Andiamoci a vedere l'L15, però può fare anche grandi numeri. Questa è la solita pick da prendere e mettere lì, anche perché ha un prezzo decisamente ridicolo, quindi lui la scelta proprio low cost che io vi faccio, 0,53 vedete di limite, 0,64 il floor, siamo lì, mentre ultima vendita 6,48 in raro, 7,24. Questo io lo consiglio perché secondo me appunto lo prendi, lo metti lì, determinate partite, se vi serve lo utilizzate. Andiamo su Lee Seong-won, il giovane, giovanissimo, centrocampista offensivo ma anche seconda punta, quindi anche per quello che ve lo suggerisco, del Gangwon in K1, con la partenza di Seo Min-woo e di Kim Dae-won per il militare. Il Gangwon difetta un po' di fantasia e quindi onestamente credo che Lee Seong-won, che ha fatto molto bene con le nazionali under della Corea, sia una pick decisamente interessante da questo punto di vista. 0,67 e 0,85 in floor. Ricordatevelo che in Corea c'è l'obbligo di schierare un tot di under 22 se si vuole ottenere le 5 sostituzioni. Questo è fondamentale e lui secondo me per il Gangwon sarà uno degli under 22, probabilmente l'under 22 che giocherà quasi sempre. Andiamo a vedere la rara, eccola qua, rara 8,37, ultima vendita 10,65. Questa secondo me è una pick veramente, insomma, come fare a non prenderlo. Io non ho carta di Seon-won tra l'altro, però secondo me è molto molto buono. Un altro buono per motivi diversi è Go Jae-yeon, l'anno scorso un po' altalenante, lo andiamo a vedere, eccolo qua, un po' croce e delizia, non ha fatto benissimo, però comunque ha fatto 9 gol e un assist, è che quando non gioca bene fa schifo, vedete la A molto molto bassa, quindi anche lui non può essere la vostra pick principale, ma insomma comunque sia L15-39, L5-35, cioè con una squadra in cui, che è il Daegu, in cui nessuno gli dà mai 2 lire, ma che poi alla fine arriva negli ultimi anni almeno sempre nella finale A, cioè nella parte, no, quella che si gioca nei posti Champions ed eventualmente il titolo. Quindi insomma giocherà, mi immagino, titolare, alternandosi magari un po' con Barcelos, però non lo so, penso che Edgar Silva quest'anno del Daegu giochi un po' meno, comunque lo vedete, 93% ha giocato delle ultime 15, 98 delle ultime 40. Andiamo a vedere i prezzi di Gojeon, eccolo qua, ultima asta un R04, va anche un pochino meno a 0,85 in floor, mentre là qualcuno fa il furbo, ma insomma ultima vendita a 15 euro, 30,46 il doppio, ma qui insomma. Ovviamente il prezzo giusto può essere anche 20 euro, una cosa del genere. Koja Scholl invece, Kuja Scholl è come dire, una proposta only the Braves. Non è detto che giochi tanto, però vedete qua è risalito molto, 0,45 0,43
in limited, il prezzo in rara più o meno è molto molto basso, 1 euro addirittura, 5 euro e 11, insomma questa anche se lo prendete a 5 euro va bene, non è che... Però forse a 2 euro, se riuscite a prendere a 2 euro va benissimo. Io sono convinto che il suo spazio lo troverà nel Jeju, comunque sia. Non è più il titolarissimo, anche perché l'anno scorso comunque si è fatto male, però il suo spazio lo troverà, anche perché comunque è una figura importante nello spogliatoio del Jeju. Uno lo prende e se lo mette lì, male non fa. Passiamo poi a Park Se-jin, torniamo al Daegu. Dovrebbe giocare stratitolare, tra l'altro è under 22, quindi questo lo aiuterà, anche perché Lee Jin-young, con cui si alternava l'anno scorso, è andato al Jimcheon, quindi si fa 18 mesi di militare. Lo vedete, i suoi score sono quello che sono, ma perché comunque si alternava molto anche quando giocava. Non era un granché, ma è molto giovane. Il suo L15 a 35 è ottimo, anche lui in determinate partite può essere molto interessante da schierare. Andiamo a vedere i prezzi. Ultima vendita a 1 euro, ma sta a 0,85 in floor, quindi ottimo. E anche qui ultima asta a 9 euro, poi qui qualche fenomeno l'ha messa a 32, ma insomma questo secondo me è da prendere e mettere lì. Giovane, gioca titolare, se cresce poi ci potete fare anche un piccolo guadagno. Questo invece è secondo me una delle migliori pick fra le proposte che vi faccio. Ha un L15 alto, non lo nego questa cosa, lo andiamo a vedere, dov'è Scores, eccolo qua, lo andiamo a vedere, però perché fa dei voti incredibili. Non ha giocato le ultime queste perché banalmente aveva cambiato leggermente modulo all'allenatore del Gangwon, ma poi ha giocato comunque nei playoff promozione e successione. Non ci sarà Siamo in V e quindi sarà titolare fisso del centrocampo del Gangwon. È andato via anche Alibayev, quindi questo è. Andiamo a vedere il prezzo ultima vendita 0,64, siamo lì, e veramente in rara non costa niente perché 11 euro ultimamente a 12 euro. Vi mettete a caso un centrocampista molto forte. Io veramente fossi in voi ci farei più che un pensierino. Poi l'ultima proposta che vi faccio invece è Kazuya Konno. Torniamo a un giocatore di fantasia che io adoro, tra l'altro. Eccolo qua, vedete, Konno può fare molto bene o molto male, ma insomma anche lui lo prendete, ve lo mettete lì e poi vedete quando farlo giocare. Ecco qua, questa è la rara, 23,21, ultima vendita 30,89, un po' più alto, ma insomma anche lì si può fare una trattativa. Ultima vendita invece il limite è 1,66, 1,28, anche leggermente più basso. Questi sono gli scorsi che vi ho fatto vedere, ma torniamo di là per le conclusioni di questo video molto molto lungo. Allora, io vi ringrazio di avermi seguito. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di cliccare sulla campanella, iscrivervi al Telegram se volete avere informazioni pazzesche e anche un contatto con una community che adora Asia, quindi insomma se siete dei fan di Asia, non soltanto su Sorare, può essere molto positivo stare lì dentro. Vi ricordo anche il Patreon. C'è un livello per cui ci si abbona con solo 10 euro, 8 euro se si fa l'annuale, si fa informazioni privilegiate su J1, K1, Scottish e Bundesliga. Detto questo, io come sempre vi auguro un buon sorare a tutte e tutti. Ciao ciao!